Eccoci ragazzi, sto iniziando questa avventura, tra virgolette, di costruire un sollevatore per le arnie Varré, per salvare la schiena praticamente. Dovendo alzare dai 2 ai 3 moduli pieni, insomma, farlo a mano significa massacrarsi. Sto cercando di accumulare tutta la robaccia in ferro che ho per vedere se riesco a recuperarla. In più ho recuperato dei carrelli con queste guide per fare il sollevamento. Ovviamente poi potrete adattare le cose che trovate o che comprate, insomma, più o meno il lavoro potrebbe essere lo stesso. Queste sono delle guide zincate molto resistenti, quindi forse il telaio lo farò direttamente con queste. Faccio presente che questi carrelli hanno, per curiosità, hanno 40 anni e di cui 10 passati all'aperto. Devo dire che come facevano le cose una volta. E voi potete usare qualsiasi tipo di carrello o anche cuscinetti, adesso vediamo. Non so ancora bene come andrà. Questo è il paranco manuale che ho comprato, ne volevo uno molto molto più piccolo, questo è proprio non serve, ma non sono riuscito a trovarlo. Se voi ci riuscite, buon per voi. Ok, vediamo che succede. Grande, ho trovato questi due vecchi attaccapanni in ferro, fatti con gli angolari, sono perfetti. Li userò per fare le squadre che tirano su i moduli. Hanno già la squadretta di rinforzo, sono perfetti, li devo solo ridimensionare. Ecco, siamo quasi pronti per saldare. Questo è più o meno come verrà il carrello, quello sollevatore. Poi dopo faremo la struttura. L'ho ripulito e sistemato un po'. Certo le saldature sono quelle che sono, eh, però mi sono rincuorato. Quelle che già c'erano non è che sono molto meglio delle mie. Ok, questo è il sollevatore proprio in se stesso. Adesso facciamo la struttura con i carrelli, con i cuscinetti, scusate, e vediamo come va. Allora, ecco, ho filettato l'altro mozzo, diciamo, per collegare la ruota. Filettato dalla parte solo per la bicicletta e dall'altro lato per superare lo spessore, per fissare i due bulloni in modo da tenere ferma la ruota. Ok? Ecco qua ragazzi, ci siamo. Siamo pronti per la prova. Dopo vi farò vedere i particolari. Adesso vi faccio vedere la facilità insomma di uso e l'utilità che ha. Ecco. Come vedete l'argano a mano blocca automaticamente. La cosa buona di fare queste molto lunghe è che volendo posso anche non togliere il tetto, perché posso anche gestire un pochino lo spostamento in avanti e poter alzare di più. Ok? Una volta alzata possiamo mettere il nuovo modulo a posto. Ecco, in questa maniera. Ok? Una volta che abbiamo messo il modulo nuovo, ovviamente avremo tolto quello sopra per il melario, oppure magari se lo vogliamo solo aggiungere perché la famiglia è molto grande, ne avremo 4, ce la fa lo stesso. Andiamo un po' così, poi riposizioniamo il tetto, vediamo il blocco. Ecco, blocchiamo
come vedete la possiamo bloccare praticamente a 1 centimetro e gestire perfettamente la chiusura. Vediamo il gancio e abbassiamo delicatamente. Ecco fatto. Una volta fatto, sotto ovviamente avremo l'altra, quindi non possiamo abbassare tutto. Togliamo e abbiamo fatto. Per il trasporto, se ci dà fastidio, possiamo anche togliere le ruote. Non ci vuole niente. Io adesso faccio con questa, ma volendo va bene anche una pinza, perché con i bulloni, quelli originali della bicicletta praticamente, ve li faccio vedere, sono questi qui, sono gli autobloccanti, non c'è bisogno neanche di stringere forte, ok? Quindi basta svidare un bullone e si tolgono le ruote. Ecco fatto, non ci vuole nulla. Adesso interrompo e vi faccio vedere i particolari. Guardate, si può anche rimettere solo a mano, si stringe con la mano e va. Velocemente i particolari che volevo farvi vedere sono, va bene, i mozzi delle ruote ve li ho fatti vedere all'inizio del video e niente, i vari pezzi ovviamente sono intercambiabili, nel senso che potete fare come volete. Questi sono i particolari, se poi avete delle domande. Come vedete questi sono i carrelli, li ho saldati nella parte interna e le ruote sono lì, come vedete, ok, che fanno scorrere tutto il sistema. Si sfila, eccolo qui, basta tirare su, sempre per il trasporto parlo, vi posso far vedere meglio anche i cuscinetti, ok, e poi abbiamo, come ho fatto vedere prima, la facilità di togliere tutte e due le ruote. Questo era quello costretto a mano, ecco, come avete visto basta un piccolo giro e si toglie. Ecco qui, questa è la ruota, ok. Volendo si può togliere anche il mozzo, ma non conviene, in maniera tale che per rimettere la ruota si fa presto. Però ripeto, per questioni di spazio si può togliere anche questo. Si tratta di un altro bullone, non è che sia chissà che. L'altro particolare che volevo farvi vedere riguarda il paranco manuale, che in questo caso, che è molto grande, quindi anche sprecato, si può utilizzare anche per altre cose, e soprattutto per poterlo smontare per problemi di spazio nel trasporto l'ho fissato con la staffa che serve per bloccare il box auto, quello che va sopra il portapacchi. Quindi questa staffa qui con le manigliette la potete trovare tranquillamente anche nei rivenditori di attrezzature per auto. Quindi come vedete si smonta e si monta molto facilmente. Io adesso con una mano vi faccio vedere in questo modo, ecco qui, questo si toglie. Ovviamente mi raccomando, quando andrete a fare questa saldatura qui per lasciare lo spazio per passare il filo, assicuratevi, già avendo il paranco, che la misura permetta il passaggio del gancio, ok? Ultima cosa, volevo farvi vedere come è possibile usarlo per trasportare i moduli nuovi da sostituire, e quindi direi che è utilissimo e anche molto versatile. Addirittura con queste ruote, queste sono da 16, ho sceso 3 scalini, quindi devo dire il top. Se ne possono portare tranquillamente, questi sono 1, 2, 3, 4 e 5, se il terreno non è troppo accidentato penso anche 6. L'importante è collegarli insieme con, io li ho legati con questa corda a cricchetto, così non si muovono, vedete? È tutto molto sicuro, neanche tanto stretto, l'importante è che li tenga legati.
Una volta che ho stretto il crick, questo qui per fare un pezzo unico, questo che avanza basta tenerlo qui per legare, per non farlo cadere in avanti eventualmente. Adesso è tutto e vi saluto e vi faccio gli auguri di Natale, è ormai vicino. E se non vi siete iscritti iscrivetevi e se vi è piaciuto mettete mi piace. Ciao a tutti da Leonardo Top Bar.